Datemi una dopadel e conquisterò il mondo, diceva un vecchio proverbio svedese. Ciao a tutti e benvenuti da Emiliano ed Alvin ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review. Oggi parliamo della Dopadel Stellar, che chiude il trittico di racchette con Pollux a forma rotonda, Castor a lacrima e Stellar a diamante. Poi nel mezzo c'è stata anche la Castor Pro con la gomma più dura e c'è stata la Zenith con la stessa gomma, lo stesso carbonio, cambia soltanto la macchina, non è Aston Martin ma Ferrari nel mio caso. Dopadel Stellar, che lo diciamo subito, è simile a Pollux e a Castor, e forse fossi stata in Dopadel per la racchetta a diamante avrei osato un pochino in più. assolutamente, anch'io sono d'accordo con te, avrei rischiato qualcosina. Avrei rischiato qualcosina perché questa qua alla fine è molto simile alla Castor, soprattutto alla Castor che abbiamo avuto noi, che era bilanciata molto in testa. Poi da allora Dopadel ha abbassato i bilanciamenti di tutte le racchette Pollux, Castor e Stellar, e quindi sono molto simili, cambia solo la forma, un po' il posizionamento del punto dolce. Però per la racchetta a diamante avrei usato almeno 27,5-28,5 di bilanciamento, perché a diamante uno si aspetta una racchetta super potente, invece è sempre un po' lì stile Castor, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Però questa sarà la decisione del brand svedese che produce tutte le racchette in Spagna, quindi sono tutte racchette made in Spain. Partiamo subito dal prezzo. Che come tutte le Dopadel è abbastanza impegnativo. 350 euro, che sono circa 320 se andate sul sito Wallbang e usate il codice sconto Padel Review 10. 320 è un prezzo impegnativo. Avevo detto che per la Castor li avrei spesi, per la Carchia ovviamente l'avrei spesi, la Zenith Carchia Edition, per la Stellar pure. Io per come gioco forse è quella che tra tutte apprezzo di più, e quindi li avrei spesi solo forse per questa. Io li avrei spesi anche per questa. Però sai cosa? Adesso non so se vale, Certo stiamo vale. registrando, che costa tanto, però è veramente un buon prodotto che secondo me va provato per acquistarlo, perché comunque 320 euro, 350 euro quello che è, Dopadel, magari uno non conosce il marchio, adesso si sta spingendo tanto, però se ci fosse la possibilità di provarle, secondo me venderebbe molto di più, perché comunque si sente molto la qualità, si sente molto la pallina. Su me, su tutte le racchette comunque uscite molto simili, ma molto molto bene. Di qualità costruttiva Assolutamente. top. L'unica pecca secondo me è questo prezzo, oppure trovare una formula per far provare il prodotto, perché comunque è un ottimo prodotto. Bastano le nostre recensioni, cioè dopo la Castor. Sì, lo so, però Certo, Dopadel adesso però è molto più, rispetto all'anno scorso, è molto più conosciuto, se ne parla di più, anche perché sono racchette almeno, cioè Stellar, Castor, Castor Pro e Zenith. La Pollux non mi è piaciuta tanto, anzi mi è piaciuta ben poco, anche a te non ti è piaciuta tanto. Cioè sono racchette super, cioè nel senso sono racchette polivalenti, in questo caso anche potenti, con cui si fa benissimo tutto in ogni zona del campo. Mi piace tantissimo il suono che fa la pallina all'impatto in questo caso, cioè veramente. Però capisco il tuo punto, e comunque Dopadel non è il Bull Padel o Adidas di turno, non sono i big non è che brand. dici spendo ho la racchetta di Galan, di LeBron, di cosa. Certo, però qui paghi la qualità costruttiva che è davvero alta rispetto a quella magari di Galan e LeBron, è più alta e costa anche di meno rispetto a quella di Galan e LeBron. E poi, altra piccola punzecchiatura, tutte queste racchette sono uscite per un pubblico comunque medio-alto. Cioè, abbastanza, non dico difficili, ma comunque impegnative. Racchette impegnative, ma io preferisco poche racchette per un livello medio-alto che tantissime racchette in cui uno deve scegliere 100 racchette, Vuoi fare ma il nome? comunque, no, ma comunque prende sempre racchette per un pubblico medio-alto. La gente vuole ormai, le racchette entry level vengono comprate pochissimo rispetto a quelle là top di gamma, cioè tanto se devo spendere dei soldi compro la racchetta top di gamma, e sperando che comunque di trovarmi bene. Questa qua è una racchetta top di gamma, una racchetta che secondo me vale i 320 euro a cui si porta a casa, e quindi io la comprerei, come comprerei anche la Dopadel Castor, ovviamente comprerei anche la mia. Non la spenderei per la Pollux, non avrei mai spesi 320 euro.
anche quando abbiamo provato le Gemini e la Taurus, costavano mi pare un po' di meno. Per quanto la Gemini mi sia piaciuta non avrei mai speso quella cifra, per la Taurus non avrei speso neanche 100 euro perché non mi era piaciuta per niente. La Taurus no. Quindi Alvin, abbiamo detto il prezzo, adesso diciamo il livello. Diamante, giocatore di sinistra, livello intermedio alto in su, questa non a destra. Non a destra. Per quanto sia simile alla Castor che si può anche utilizzare a destra, secondo me però questa qua, questa forma a diamante, punto dolce un po' più in alto, sinistra solo. Solo sinistra. Passiamo alle caratteristiche tecniche della racchetta. Forma a diamante, piatti in carbonio 3K, lo stesso che hai usato per la Aston Martin, telaio in Kevlar e in carbonio, racchetta che ha un protettore, tatto intermedio duro, Duretto, esatto. facce ruvide con la solita ruvidità in 3D con logo do Padel. Fighissimo. Fighissimo, manico super confortevole che anche dopo tanti utilizzi non necessita di un overgrip. L'accetto con un comodissimo cordino, racchetta come detto made in Spain, design svedese. Adesso parliamo di peso e bilanciamento, Alvin. Il peso della nostra racchetta è di 355 grammi, quindi direi ottimo per questione di maneggevolezza, e ha un bilanciamento 26.8 che avrei forse preferito un pelo più in alto, come dicevamo prima. Bilanciamento che ha un range tra 26,5 e 27,5. Esatto. Secondo me per una racchetta a diamante il bilanciamento a 26,5 è un po' bassino. Avrei fatto almeno 27, 28,5. Avrei rischiato un po' di più, sì. Sì, avrei usato un po' di più perché quella a diamante uno vuole più potenza, più inerzia dall'alto, e infatti un pochino di inerzia dall'alto in questa racchetta manca, per quanto sia una racchetta potente. E tra l'altro con già inserito... Con già il protettore inserito in testa, quindi un po' più bilanciata in alto e più pesante anche per via del bilanciamento. Comunque il range di peso mi pare che a 350-365 grammi sono racchette comunque estremamente leggere, cioè non si trovano racchette da 3,70, è molto difficile. Quindi anche questa è una cosa secondo me molto valida, preferisco un peso più basso, sì, che si può customizzare a un peso più alto, che sennò devi tagliare un pezzo di manico o toglie il laccetto. E stavamo dimenticando, Alvin, la gomma è la IQ Core, la stessa gomma che abbiamo trovato sia nella Pollux esatto, che nella Zenith che nella Castor, non la Castor Pro. No, esatto. Adesso parliamo di come si comporta da fondo campo e l'impatto sulla pallina è fantastico. Fantastico come esce rapidissima, senza quasi effetto trampolino, va via rapida. Il punto dolce di questa racchetta non è tanto ampio, essendo a diamante, però mi è piaciuta tanto, cioè, ci ho giocato un po' pure a destra e ho un po' faticato a destra, a sinistra, soprattutto poi ne parleremo dopo, sviborare come se non ci fosse un domani, perché sulle vibore è veramente ficcante questa... Anche nelle volee. Anche nelle Mamma volee. mia. Quindi da fondocampo un pochino pallonetti, allora devo dire, perché il punto dolce non è tanto ampio, però quando poi si prendono bene, cioè i pallonetti vanno su perché la gomma è super esplosiva, però va trovato bene il punto dolce, si gioca più teso che cichite, giocate tese, giocate in top, giocate in back, che pallonetti con questa racchetta. Diciamo che per essere diamante non è piccolissimo il punto dolce. Sì, non è piccolissimo, non è una racchetta estrema, abbiamo detto, quindi è sicuramente una racchetta che anche da fondocampo ci si gioca bene. Io non ho mai faticato, è sempre impatto teso, soprattutto il mio colpo. Adesso ho scoperto che l'uscita di parete di rovescio sia bassa che alta è diventato il mio colpo preferito ed è veramente una super pala per questo. Adesso Alvi metterà un pochino alla prova da fondocampo, la proviamo però da destra che ce n'è meglio per quanto riguarda le inquadrature. Sentite che sound! L'impatto, suono già sentito comunque su tutte le altre do Padel, ma che a me piace tantissimo. E anche potente, anche da fondocampo, bene al volo. Questo poi è il mio colpo, è diventato uscita di parete di rovescio e lì passo Alvin sulla lungolinea. Mi piace tantissimo l'impatto, comunque la racchetta è molto maneggevole per essere a diamante. Da fondocampo mi è piaciuta tantissimo, forse un po' nei lob, ecco questo è venuto perfetto, è impattata benissimo, però diciamo che l'uscita di palla non è proprio il suo must, però è una racchetta che da fondocampo, anche come diciamo spesso, invoglia a prendere la rete
e a dominare Alvin Sheu. Vai Alvin, aumentiamo il ritmo. A destra purtroppo non difendo bene come a sinistra, oh, male. Però vedete Alvin non la tiene proprio. Anche qui, benissimo. Poi giochi la cichita, prendi la rete e la conquisti, pallonetto in campo perfetto. Qua pallonetto all'incrocio delle righe. Facile. Alvin lo facciamo correre e prendi la rete. Comunque gran pala, colpisce sicuramente la sua maneggevolezza. Ecco, in questo caso un po' faticato, ero in ritardo, palla a diamante non ha aiutato. Questo Alvin. Ultimo colpo e poi la facciamo usare da Alvin, si chiude col pallonetto. Da fondo campo, colpo teso, colpo tagliato, veramente si può giocare benissimo qualsiasi colpo da fondo campo. Alvin, l'ho provata da fondo campo, è il tuo momento adesso a rete. A rete è un divertimento puro, è proprio una racchetta che ti invoglia a stare a rete e poi vedrai anche tu al volo, perché è una racchetta aggressiva, maneggevole, si muove veramente bene. Io rispetto a Emiliano il punto dolce non l'ho trovato così piccolo e devo dire che ovunque più o meno la prendevo, comunque la racchetta mi rispondeva quasi sempre uguale rispetto magari ad altre racchette che la palla mi usciva un po' troppo forte, un po' troppo magari staccava subito la pallina e quindi magari tendeva al vetro la pallina. Su questa ho trovato veramente un feeling subito ottimo e quasi sempre omogeneo. C'è una cosa che mi ha stupito nelle volée, dove si lavora veramente bene la palla e poi sicuramente, dato il peso, 355 grammi, abbastanza basso, possiamo dirlo, per essere a diamante, l'ho trovata per me, giocatore di sinistra, non troppo potente, esatto, volevo dire qualcos'altro, va bene, non troppo potente, l'ho trovata un ottimo compromesso. Quindi per me questa racchetta con questo peso, peccato il bilanciamento, come dicevamo prima, un po' troppo, secondo me, basso, per essere a diamante, ma l'ho trovato un ottimo compromesso per una racchetta d'attacco per chi non è troppo potente. Infatti dopo Emiliano vi dirà che il colpo migliore non è lo smash, ma è un altro. È la vibora, sviborare con piacere. Esatto. E dicevo prima, bloccheo, deada, veramente ottime, ma secondo me il colpo che riesce meglio è quando vi arriva una palla morbida e siete voi in aggressione, sia dritto che rovescio, e pap, un colpo secco, bello lavorato, profondità assicurata e effetti ottimi. E punto in tasca. Sì, facile. Però abbiamo perso. Adesso vediamo Alvin come si comporta a rete e come ne parla a rete della Dopadel Stellar. Vai, proviamo ora la Stellar a rete. Beh, già sound, come dice anche prima Emiliano, tatto che contraddistingue tutte le Dopadel, è veramente buonissimo. Sono uscito un po' alta, però devo dire che tra tutte le Dopadel che abbiamo provato, per me questa è la migliore, soprattutto per un gioco offensivo, per un giocatore di sinistra aggressivo, ma che comunque non ha, diciamo, tanta forza fisica, tanta forza nel braccio, perché comunque è una racchetta che ricordiamo molto maneggevole, si muove bene, adesso ha un ritmo blando, proprio, si fa proprio quello che si vuole e gli effetti sono veramente buoni. Come riesco a dare profondità, guardate che buoni effetti, bruttissimo rovescio, guardate questa come va giù rapida la racchetta, si muove veramente velocissima. Emi, aumentiamo un po' il ritmo, vediamo come si comporta la Stellar. Guardate come riesco a dare profondità, guardate la volley come è bella profonda e tagliata, eccola, guarda che effetti buoni,
si muove bene, si apre bene, si prepara bene. La racchetta proprio fatta, bella questa, fatta su misura per un giocatore aggressivo. Emi 2 bloqueo, buono, non male. Racchetta solida, ci piace. Vai, 2 deade. La prima si sente tanto, Io eviterei di fare un'altra per non sfigurare, però giusto per correttezza ne facciamo un'altra, Emi, perché diranno, ma voi le riprovate? Invece no, era meglio riprovarla. L'ultima. Allora, il tatto è veramente, come tutte le dopade, veramente ottimo, quindi anche le giocate di fino, super, e poi effetti top. Alvin, hai parlato a rete, adesso è il mio momento dall'alto, sviborare, 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 perché lo smash piatto non è proprio il colpo in cui eccelle, ma è la vibora incredibile. Cioè, Incredibile. come si svibora con questa racchetta ricordo soltanto la Sane di un paio di anni fa, che avevo detto proprio, avevo coniato il verbo sviborare. Questa racchetta per le vibore è letale, potente, tesa, davvero tanta roba, anche bene il kick alla grada perché la palla si sente tanto. Ok, ovviamente il per 3 a diamante, punto dolce in alto, buoni effetti, sicuramente anche lì è ottima. Lo smash piatto è buono, però non è della racchetta che dico, oddio, lo smash più incredibile della terra. Però dall'alto il divertimento è assicurato, ma soprattutto vibora, 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 tante vibore fate con questa, Sì. e farete tanti punti. Vi faccio vedere subito come ne parlo dall'alto con la solita sequenza. Stavolta farò tante vibore kick per 3 smash e poi daremo i voti alla Dopadel Stellar. Voce del verbo sviborare, vediamo. Lì. Sulle vibora è una racchetta paurosa, forse tra le migliori mai provate in vita mia. Questa mi è scappata un pochino, però avete visto come esce la palla. Ancora un'altra, Alvin. Lì, proviamo qualche kick. Pallina si sente tantissimo, ma era già accaduto pure per la Dopadel Castor, per la Dopadel Zenith. Davvero gran pala nei colpi dall'alto. Poi questa è leggermente più potente della Castor, anche se un pochino meno polivalente. Proviamo qualche per 3, vai. Palle gonfie, per favore. Così escono, no? Non escono perché non so gonfie. Ok, avete visto come va comunque con gli effetti, la palla gira tanto senza neanche imprimere troppa forza. Poi considerate palle sgonfie, o meglio non gonfissime, e vetri invernali, infatti c'è il riscaldamento anche acceso qui alla casa dei Padel. Vai Albi, mi aspettavo un per 3. E va. Adesso proviamo qualche smash. Questa è andata al campo da ping pong. Ecco, per esempio lo smash piatto non è proprio il colpo del suo cuore, però se ci si mette potenza, la palla viaggia perfetta a sinistra, vibore, senza soluzione di continuità. Alvin, prendi il telefono che diamo i voti alla Dopadel Stellar. Eccoci. Da fondo campo. 7,5. A rete. 9. Controllo. 7,5. Maneggevolezza. 7,5. Uscita di palla. 7. Punto dolce. 7. Effetti. 8. Potenza. 8. Per 3. 8. Smash. 8. Vibora. 9. Ultima domanda, rapporto qualità-prezzo a 320 euro. 7. Abbiamo dato i voti alla Dopadel Stellar, è ora di salutarci, ma Alvin, non l'abbiamo detto all'inizio, dobbiamo dirlo subito, cavolo, anzi adesso sì. subito, abbiamo finito il video. Esatto. Subito prima di chiudere il video. Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, dite a un vostro amico di
iscrivervi al canale, per favore, uno solo, così arriviamo subito a 10.000 tranquillamente. Esatto. E poi commentate la domanda di Emi. Prima della domanda finale, anzi, prima faccio la domanda finale. Preferite la Dopadel Castor o la Dopadel Stellar? So che me lo chiederete e io vi dico che preferisco ancora la Dopadel Castor. Alvin invece? La Stellar. 1-1. Palla Ciao al centro. ragazzi, ciao ciao.